Abbiamo un sacco di uccelli che camminano sul fiume. Prova a mettere la GoPro fuori, vedere se si vedono. Se tolgo la zanzariera e cascano di sott'acqua. Eccolo! Bene ragazzi, ci prepariamo alla partenza. Il campo qua piano piano si sta svuotando, però riusciamo a non essere gli ultimi, c'è chi è più ritardatario di noi. Vi voglio far vedere qui che questo è il reparto cucina e lavanderia. La cosa interessante è che volendo puoi venire qua senza neanche avere i fornelli dentro il tuo camper. Ci sono le piastre elettriche, tacchi a spina e se vuoi puoi anche cucinarti i tuoi piatti qua. Pensa a te. E c'è anche il forno a microonde. Pazzesco. Credo che la cosa più interessante sia questa. C'è l'acqua calda, pronta da mettere dentro la tua boccia del caffè per farti il caffè o il tè. Vai Luci! Dai! Andiamo a caccia? Vamos! Sei pronta per gli avvistamenti di oggi? Carichissimi! Ieri sera ho fatto anche lezioni di fotografia. Sì. E quindi sei pronta per fare la foto della vita? Nel safari della vita! Dai, Tanta roba. proviamo. E oggi la strada prevede un bel po' di chilometri. Dobbiamo raggiungere la parte sud del parco, dove sembra essere un po' il regno del felino, dove forse potremo avvistare gli ultimi 2 Big Five che ci mancano qua nel parco. Però la natura è così, non è che si può pretendere di vederli. Vieni qua, speri. I walk between the raindrops. I am soaked, but I don't mind the cold. I have walked this street 1,000 times or more, and I hope that I still do when I'm old. Here, memories flash in front of me. I see them clearly. Primo avvistamento di elefanti della giornata, intenti a mangiare quelli che sembrano dei rami secchi, non so cosa mangiano da qua, stanno sdrenando i rami secchi. Un'intera famiglia. E subito dopo gli elefanti c'è l'Oliphants River, questo fiume è veramente pazzesco, uno dei più importanti del parco, bellissimo, dove sul ponte si può anche scendere. E non ci sono gli elefanti qua, ma c'è un piccolo coccodrillo. Si approfitta anche per andare al bagno, però guardate che quadro, mamma mia, bellissima questa vista. Non ci sono tanti animali, ma dà veramente l'idea dell'Africa questo fiume, pazzesco. Ragazzi, abbiamo il Martin pescatore che pesca. Vediamo se riusciamo a pescarlo anche noi con la videocamera. Ragazzi, il Martin pescatore che pesca è bellissimo. Vola come un colibrì sull'acqua, dopodiché si tuffa in picchiata, come se fosse un cormorano. Bellissimo, vola lungo il fiume. Ogni tanto si ferma, guarda con il suo becco lunghissimo verso la sua preda e decide di tuffarsi o meno. A un certo punto, per vedere dove stanno le prede, si alza, poi quando decide di cacciare si abbassa un po'. Vai. No, Guarda come in mezzo alle 2 spiaggette. Pum! L'ho perso. Spiaggetta a sinistra. È il Martin Pêcheur. Ciao Oliphants River, un fiume importantissimo che dà da bere e da mangiare a un sacco di animali del Kruger. Ragazzi, guardate che bel gruppetto di animali, tutti diversi. C'è un ognu, la zebra, gli impala, lo springbok e ci sono anche degli uccelli che fanno dei suoni. Sembrano tutti
convivere serenamente in questo spazio. Ragazzi, qua ci sono un sacco di scimmie su questo albero. Ci sono sia scimmie grandi che piccole. Siamo circondati di antilopi che attraversano la strada. Corri che c'è la macchina! Stanno attraversando la strada. Corri, corri! C'è la scimmia col babbuino, con il piccolo! C'è il piccolo appeso! Scatta la foto della vita. Qua ci sono anche animali che attraversano la strada. Guardate qua. Sono centinaia. Pumba, Pumba a destra, elefante a sinistra! C'è Pumba! E là. E a sto giro non corre tanto come al solito. Qua ragazzi sono troppi gli animali, bisogna fare la foto perfetta al facocero. E nel frattempo di là c'è anche un elefante che prima avevamo sentito gridare. Un po' di elefanti ed è incredibile perché stiamo vedendo tutta questa savana dove ci sono questi arbusti abbastanza bassi, ma tantissimi sono sdrenati proprio dagli elefanti, sono sradicati. Questo aveva veramente delle belle zanne. Le zanne sono tutte diverse. Attraversamento di zebre senza zebre. C'è l'ognuno. Ragazzi, ci siamo fermati al campground, il primo che abbiamo trovato, perché non c'erano altre piazzuole di sosta. E qua vediamo il ghepardo, probabilmente l'unico che riusciremo a vedere nel parco, perché non è che sia proprio semplice, ce ne sono poche centinaia. Chiara, che dici? Vabbè, che non possiamo controllare gli animali. No. Ragazzi, qua c'è la mappa degli avvistamenti, quella di ieri e quella di oggi. Ci sono dei tassellini colorati magnetici e ognuno mette dove è stato avvistato qualcosa. A regola, qua vicino sono stati avvistati un sacco di elefanti, ma soprattutto nella strada che faremo adesso sono stati avvistati dei leopardi. Chi lo sa? Vedremo un po'. Leoni ancora nessuno, Tanti, sì. No, invece il leone sì, lassù. Qua. Ma lì sta fuori strada. Nada. Come si fa? Niente, ci vuole fortuna e basta. Sì. Ragazzi, eravamo venuti al bar per prenderci un caffettino, però qua stanno un sacco di dolci, un sacco di panini, un sacco di tramezzini, un sacco di insalate, un sacco di roba. Io c'ho fame. Sì, ma sono solo 10:30. Ma servono energie per avvistare gli animali. Ci mangiamo tutto qua. 6:30, ci siamo alzati alle 6, ci siamo alzati. Qua c'è anche la pepper stick pie. Io lo prendo. Le giraffe! Le giraffe sono nel divieto di accesso. Attenzione, attenzione. Una giraffa che prende la strada di vieto d'accesso. Lei può, noi no.
attenzione ragazzi, qua c'è praticamente mezzo parco fermo, con tutta probabilità qua sta qualcosa di grosso, perché sono tutti fermi, no pochi. Abbiamo visto il sedere del leopardo perché era lì che dormiva. Io non lo considero. Come no? Ma il muso non si è neanche visto. Vedeva E vabbè, ho capito, lui dormiva con il suo musetto nascosto e c'erano un sacco di turisti. Un sacco. Però dai. Però l'ho visto. Esiste. Devo dire che in genere taglio pochissimo dei video che riprendiamo. Questo ero molto tentato di tagliarlo, poi ho detto non posso lasciarvi così in sospeso senza farvi vedere effettivamente ciò che abbiamo visto di questo magnifico leopardo. Ve lo metto, dai, fatemi sapere se vi è piaciuto. Qui ragazzi c'è una pozza, c'è questa giraffa che ha almeno una decina di uccellini lungo la schiena e un altro è appena arrivato. Si godono l'ombra, lei e altri animali. Ragazzi, qua sembra il pianeta delle scimmie. Sono tantissime, stanno camminando tutte insieme come se stessero aprendo un fronte per andare a vedere cosa c'è nei territori più a nord del parco. C'è un uccellino sulla testa, gli ha dato noia. Guarda. Gli dà noia l'uccellino. Ragazzi, ci siamo fermati in un'area di sosta completamente aperta e guardate qua, oltre alla brace che cosa c'è? La boccia del gas con il fornello che ti puoi spostare dove vuoi. Lo Scottler Braai, pensa a te. È un'area di sosta proprio lungo la strada, è completamente aperto, non c'è nessun tipo di recinzione, nada de nada. E credo che qua dietro ci sia anche un po' d'acqua. Ci sono un sacco di questi uccelli con questo blu un po' cangiante che, devo dire, sembrano qua per raccattare il cibo dei turisti. D'altronde c'è già successo con un altro uccello, vuol dire che sono ben addestrati. Allora ragazzi, qua c'è un altro punto dove c'è affollamento e se c'è affollamento c'è qualcosa. No. C'è assolutamente qualcosa. C'è anche una macchina praticamente parcheggiata in centro alla strada. Siamo riusciti ad avvistare un leopardo che sta mangiando la sua preda sull'albero. Però ci sono un sacco di rami davanti. Il leopardo è l'animale che cerca di nascondersi di più. E anche quando mangia lo fa. Ragazzi, abbiamo completato i Big Five. Che spettacolo! Vedere un leopardo appollaiato su un albero che sta mangiando. Cioè, è uno spettacolo un po' crudo, ma di una potenza, di una incredibile natura,
è incredibile animale, è veramente un animale stupendo. Siamo veramente fortunati. Bene, dopo questo spettacolo siamo stati quasi un'ora a guardare il leopardo che mangiava. Prendiamo una deviazione per andare poi in direzione del campeggio di questa notte. Ho visto il mio primo leopardo, secondo, però questa volta abbiamo visto anche il muso e poi con il cucciolo che stava mangiando non si sa quale animale appeso sull'albero. Bellissimo. Pazzesco. Sono ancora senza parole. Sono senza parole. Un sacco di antilopi che attraversano. Qua in questo parco veramente hanno meno paura. Scappano dopo che sei già passato. Siamo arrivati. Vediamo lo Scupuzza. Scritto 4 metri. Oh, ci siamo? Questo dovrebbe essere il campeggio più grande di tutto il parco. Infatti non si capisce dove bisogna ir. Oh, Hello. Fine, thanks. Sorry. Is here? Yeah. Ragazzi, tramonto anche oggi, ci siamo piazzati. Pensate che questo è il campeggio più grande, ma è veramente il più scomodo. In realtà i campeggi del Kruger in linea di massima non mi sembrano proprio ben organizzati per i campeggiatori, perché in realtà tantissime persone vanno nei lodge e quelli ce n'è infiniti e sono bellissimi certamente. Parlando di aree campeggio, sono certamente fatti per mezzi più piccoli, non sono decisamente molto valentinabili. Vabbè, che dobbiamo fare? Ragazzi, naturalmente siamo venuti allo shop anche stasera e qua c'hanno tutti i biltong, che sono praticamente tutti gli animali che vedi nel parco. Vabbè, bisognerà provare qualcosa. Ragazzi, siamo venuti al supermarket, mini market del campeggio, è abbastanza grande, hanno un po' di cose, ci riforniamo di biltong e di un po' di verdura. Buongiorno ragazzi, nuova giornata qui al Campo Kruger. Buongiorno. Buongiorno. Io mi sono intanto messa la maglietta portafortuna per vedere i leoni, però è un'altra storia. Intanto stanotte abbiamo messo la stealth perché ieri sera abbiamo visto l'Honey Badger, cioè il tasso del miele qui davanti. Quindi io ho messo la stealth per prendere il tasso del miele. Invece niente tasso del miele, ma abbiamo lui. Sembrerebbe essere una via di mezzo tra questi due.
È un gatto gigante con una coda lunghissima, però questo è troppo piccolo, questo sembra troppo grande. E quindi che è? E quindi che È lui, è lui, è lui. Che cos'è? Vedi, guarda che... Ed è tornato un sacco di volte. Andiamo a vedere se riusciamo a vedere il gatto più grande di tutti, il leone. Perché quello ci manca da vedere. Il nostro amico notturno è passato qua, proprio dove c'è quell'uccellino lì, adesso. Abbiamo fatto i piani della giornata, oggi cercheremo di percorrere in particolar modo le piste qua nel parco, primaria e secondaria, dove generalmente vengono avvistati più leoni. Però siamo sempre qui, è la natura, non si può comandare, potremo vedere chissà che oggi, ma certamente sarà una fantastica giornata. Questa mattina prendiamo una strada secondaria, il Sabi River. Ragazzi, bellissimo questo percorso, pieno di antilopi, tanta acqua. Guardate là, sembra il paradiso del leone questo, Ragazzi, qua ci sono una famiglia di elefanti che sta mangiando, non sembrano troppo preoccupati della nostra presenza, ma soprattutto è nel Sabi River che ci sono un sacco di ippopotami che sono fuori, non sono in immersione. E ragazzi, lassù abbiamo un bellissimo esemplare di Brown Snake Eagle. Io lo so. No, perché li conosco tutti. Ma perché la Chiara l'ha individuato qua sulla guida ed è proprio lui, perché la foto lo testimonia. È proprio lui, è proprio lui. Sì. Dobbiamo capire se mangia i serpenti, dato il nome. Brown Snake, direi. Prendiamo un'altra delle deviazioni, sempre alla ricerca del leone. Qua ci sono un sacco di impala. Ci sono anche tanti resti di incendi qua, Percorso un po' bucherellato, un po' sconnesso, d'altronde il territorio del leone non è che può essere proprio pianeggiante a tutti i costi. Allora ragazzi, ci siamo fermati, abbiamo fatto un bel po' di strada, però dobbiamo dire che gli avvistamenti sono stati un po' scarsi questa mattina, non è che sempre si può vedere tutto. Ci siamo fermati nella prima area picnic e ci ricorda che qua possono entrare animali, fare tutto, e comunque tutto a tuo rischio e pericolo, anche stare qua, quindi prestare attenzione. Facciamo un po' di pausa e poi procediamo il pomeriggio, ora anche gli animali fanno pausa pranzo. Quindi. Cioè ragazzi, abbiamo 5 scimmie che si stanno divertendo a esplorare Valentino proprio da cima a fondo.
Mo ce la portiamo a casa. Dai, salta! Siamo passati al lato panoramico perché il leone non sta, quindi stiamo prendendo una strada di montagna ultra secondaria. Ci dobbiamo tenere su sta strada. Sì. Qui abbiamo una bella roccia da Re Leone. Ci sarà Simba che viene presentato al branco? Può essere. Ragazzi, qua su sulla montagna dobbiamo dire che non ci sono tanti animali, però che posto, mamma mia, tanta roba davvero. Guarda che discesa, Oh, te devi... sta pure asfaltata qua sta discesa, Asfaltata un parolone. Ci dobbiamo tenere qua, ma tenere del brutto. Sì. Ce la facciamo? Non so. Ah. Valentino, non fare scherzi. Ah, se vai di sotto non la racconti qua. No. Qui non la raccontiamo. Però potremmo trovare i leoni mentre non la raccontiamo. E non riusciamo neanche a fotografarli.